subito nel mettere su 22 catenelle. Fatto questo contiamo 1 2 3 4. Nella quarta andiamo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. Da qui lavoriamo 8 maglie alte, una per ogni punto, 1 2 Nel prossimo punto andiamo a lavorare 7 maglie alte, quindi 7 maglie alte tutte insieme. 1 nello stesso punto, 2 nello stesso punto, 3 4 5 6 e 7. A questo punto facciamo molta attenzione a non perdere questa catenella. Andiamo a lavorare a maglia alta, ottenendo altre 8 maglie alte, una per ogni punto. Nell'ultimo punto lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. In questo modo abbiamo ottenuto il primo giro. Facciamo un breve riepilogo. Siamo partiti nel lavorare nella quarta catenella 2 maglie alte, poi abbiamo lavorato 8 maglie alte, una per ogni punto, e nel punto centrale abbiamo lavorato 7 maglie alte, quindi 7 maglie alte nello stesso punto. Da qui poi abbiamo lavorato 8 maglie alte, nell'ultimo punto 2 maglie alte. Andiamo avanti con 2 catenelle, giriamo, filo sull'uncinetto, e da qui nel primo punto lavoriamo 2 mezze maglie alte, nel prossimo punto altre 2 mezze maglie alte, nel prossimo punto lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto fino ad ottenere 8 mezze maglie alte. Andiamo avanti nel realizzare 7 aumenti a mezza maglia alta, una per ogni punto, quindi 1 2, arriviamo a 7 aumenti. Andiamo avanti nel completare il giro realizzando 8 mezze maglie alte, una per ogni punto. Completiamo il giro nel realizzare 3 aumenti a mezza maglia alta, un aumento per ogni punto, 1 2, e l'ultimo aumento lo andiamo a lavorare nelle catenelle. Una catenella, giriamo il nostro lavoro. Da qui entriamo nel primo punto, lavoriamo a maglia bassa, secondo punto maglia bassa, terzo punto facciamo un aumento a maglia bassa. Da qui andiamo avanti una maglia bassa, nel prossimo punto facciamo un altro aumento sempre a maglia bassa e una maglia bassa. Andiamo avanti nel lavorare 3 maglie basse, una per ogni punto, per poi lavorare 5 mezze maglie alte, una per ogni punto. Facciamo le 5 mezze maglie alte e poi ci ritroviamo 2, io ne ho fatte già 2, ne facciamo altre 3, poi andiamo avanti. Continuiamo il nostro lavoro sempre a mezza maglia alta e otteniamo un aumento. Lavoriamo una mezza maglia alta singola, un altro aumento, una mezza maglia alta singola,
nuovamente un altro aumento, mezza maglia alta singola e un altro aumento. In questo modo abbiamo ottenuto 4 aumenti alternandoli con mezze maglie alte singole. Da qui dobbiamo fare la stessa cosa adesso da quest'altra parte, quindi faremo un aumento, partiamo con l'aumento, una mezza maglia alta singola, prossimo punto facciamo un aumento, mezza maglia alta singola, un aumento, mezza maglia alta singola e l'ultimo aumento. Da qui in poi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte, quindi facciamo 5 mezze maglie alte, 3 maglie basse per poi ritrovarci. Completiamo il giro con un aumento a maglia bassa, una maglia bassa singola, un altro aumento a maglia bassa, nuovamente una maglia bassa singola, e nelle catenelle facciamo 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3. A questo punto possiamo staccare tranquillamente il filo. Per quanto riguarda una suola ne dobbiamo fare 2, quindi dobbiamo fare 4 suole, 2 per ogni scarpina, ma vi consiglio di farne una mentre l'altra lasciare il filo, perché comunque dobbiamo andare poi a unire entrambe, ma in una di queste dobbiamo comunque continuare a lavorare con il bianco, quindi facciamo le 2 suole e poi andiamo avanti. Arrivati a questo punto ci muniamo di un ago e andiamo a fare la cucitura, questa parte qui. Andiamo a chiudere il nostro lavoro in questo modo e qui si fa una cucitura classica. Andiamo se non vi piace questa parte qui che rimane aperta, potete incominciare tranquillamente anche da questo punto e andate a chiudere. Io personalmente incomincio da questa parte e vado, quindi prendo una maglia da un lato e una maglia dall'altra e faccio la cucitura classica che si fa solitamente. Facciamo la cucitura sia a questa che all'altra, quella lì che abbiamo lasciato il filo, e poi andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro lavoro chiudendo nel primo punto. Ricordiamoci che i punti che dobbiamo avere su sono 55. Chiudiamo il punto con una maglia bassissima, chiudiamo il giro, scusate, con una maglia bassissima. Da qui entriamo nel prossimo punto e lavoriamo inserendo l'uncinetto in questo modo, passando nel punto successivo, allarghiamo un po' perché qui siamo a maglia bassa. Nel punto successivo facciamo passare il filo e chiudiamo con una maglia bassa. Ora dobbiamo entrare non nel primo punto appena lavorato, ma nel secondo punto che abbiamo lavorato con il primo, sempre in questo modo. Quindi entriamo, questo è il primo punto, questo è il secondo punto, passiamo il filo, chiudiamo con una maglia bassa. Nuovamente nel secondo punto appena lavorato, nell'ultimo punto appena lavorato, e chiudiamo. Chiudiamo e chiudiamo. Completiamo tutto il giro in questo modo, ritrovandoci poi a fine giro. Arrivati a fine giro non avremo più 55 punti, ma ne avremo 54. Contateli sempre, questo è il mio primo punto, quindi contate sempre in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e così via. 54. Fatto questo, entriamo nel primo punto e chiudiamo con una maglia bassissima. Da qui facciamo una catenella nel punto appena lavorato di chiusura,
facciamo una maglia bassa. Da qui vi consiglio, come sempre, essendo che lavoriamo in tondo, di inserire il marcatore. Andiamo avanti nel realizzare una maglia bassa per ogni punto sottostante, ci fermeremo 2 punti prima, questo è il punto di chiusura, quindi 1-2 punti prima. Arrivati a fine giro facciamo 1, 2, prendiamo le 2 maglie, lavoriamole insieme per ottenere una diminuzione. Da qui chiudiamo nel punto del marcatore e a questo punto stacchiamo il filo da questa parte per poter unire entrambe le suole. Una volta che abbiamo completato questo giro, come vedete, si forma un rilievo. Metto un po' a fuoco, ecco, si forma un rilievo. Da qui prendiamo l'altra suola, mettiamo rovescio contro rovescio e la uniamo come abbiamo sempre fatto. Quindi andiamo ad inserire l'uncinetto dove volete, io lo inserisco qui, così vi faccio vedere anche che i punti che sono ravvicinati, inserendo l'uncinetto, facendo passare il filo, comunque con delicatezza riusciamo tranquillamente a farlo passare. Prossimo punto, entriamo nel punto successivo e facciamo passare il filo. Facciamo in modo che quando inseriamo l'uncinetto sia morbido, in modo tale che non ha preso altri fili e che sia passato tranquillamente nel punto dell'altra suola. Punto, punto, vedete, io adesso mi sono proprio accorta che non andava bene, quindi l'ho tolto e l'ho rimesso. Questa è la parte dove i punti sono più vicini. Andiamo avanti. Gli altri punti che sono più larghi comunque si fa proprio presto. Quindi continuiamo il nostro lavoro, andiamo avanti in questo modo, completiamo tutto il giro e poi ci ritroviamo. Una volta che abbiamo completato anche questo passaggio, il nostro lavoro risulta in questo modo. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete trovato difficoltà per quanto riguarda il lavoro che abbiamo appena creato, il lavoro che abbiamo appena fatto, in modo tale che così io possa semplificarlo sempre di più. Andiamo avanti nel prendere il filo rosso e incominciare a lavorare da questo punto, centrando sempre il nostro lavoro il più possibile. Inseriamo il filo, facciamo una catenella, da qui entriamo nello stesso punto lavorando a maglia bassa e inseriamo nuovamente il marcatore. Anche se è rosso su bianco, riusciamo a capire comunque dove la fine, però io inserisco comunque il marcatore. Andiamo avanti a maglia bassa nel lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a fermarci a 2 punti prima della fine del giro. Arrivati a fine giro facciamo una diminuzione sempre a maglia bassa e chiudiamo il punto. Non vi confondete mai con il punto di chiusura precedente dell'altro giro. Considerate che dobbiamo avere su 52 punti. Fatto questo, stacchiamo il filo e incominciamo a lavorare dalla parte davanti. Io adesso inserirò i marcatori e poi vi spiegherò come fare. Inseriamo i marcatori più centrale possibile dalla parte davanti del nostro lavoro, avendo da questa parte 24 punti, quindi qui 14 e 14. In questo modo, così la cosa importante adesso, noi dobbiamo lavorare qui, quindi concentriamoci nel centrare il più possibile questa zona. Prendiamo il filo rosso, uniamoci dell'uncinetto, inseriamo l'uncinetto in questo punto e continuiamo con la lavorazione.
Andiamo avanti, prendiamo il filo, lo inseriamo nel marcatore prendendo soltanto la costina interna, quindi filo sull'uncinetto, costina interna, 2 catenelle, e a questo punto andiamo nel prossimo punto. Non rientriamo nuovamente in quello appena lavorato, ma entriamo nel prossimo, perché questo punto qui lo conteremo come una diminuzione, lavorando soltanto il centro del punto senza le catenelle nel prossimo giro. Da qui filo sull'uncinetto. A questo punto lavoreremo sempre nella costina solo interna delle diminuzioni e le lavoreremo fino al prossimo marcatore. Chiudiamo insieme, lavoriamo la prossima diminuzione, sempre prendendo soltanto la costina interna. Da qui arriviamo fino all'altro marcatore facendo sempre diminuzioni e poi andiamo avanti con il lavoro. Una volta che abbiamo completato le diminuzioni, dobbiamo avere su 12 diminuzioni, facciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e andiamo avanti, sempre non lavorando nel primo punto ma nel prossimo, perché comunque questo fa parte della diminuzione, quindi abbiamo già una diminuzione. Andiamo avanti nell'ottenere le altre diminuzioni, quindi altre 6 diminuzioni. Seconda, terza, completiamo il giro insieme, facciamo l'ultima diminuzione, lavoriamo il punto per metà e entriamo tra le catenelle e la maglia che avevamo lavorato precedentemente, chiudiamo e chiudiamo. Da qui facciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto, passiamo a questo punto, entriamo nel prossimo, lavoriamo a maglia alta e da qui facciamo altre diminuzioni per portarci dall'altro lato. 2 e questa è la terza, 1 e 2, chiudiamo il tutto e arrivati a questo punto stacchiamo il filo da questa parte per proseguire inserendo l'uncinetto nel punto subito dopo quello appena lavorato per poter fare le diminuzioni. Partiamo nel fare una catenella, da qui andiamo subito nel punto e lavoriamo una maglia bassa e da qui andiamo avanti nel lavorare una maglia bassa per ogni punto in modo tale da fare la rifinitura, scusatemi, tenendo su 11 maglie basse. Comunque ci vediamo alla fine. Lavoriamo l'ultima maglia bassa insieme in modo da ottenere 11 maglie basse e nel punto subito dopo la fine degli aumenti lavorati precedentemente chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Cerchiamo di fare in modo che questa maglia sia stretta in modo tale da chiudere per benino. Una catenella e da qui stacchiamo nuovamente il filo per poter lavorare la linguetta al nostro progetto. Andiamo avanti nel lasciare 1, 2 e nel terzo punto entriamo, facciamo una catenella, da qui nello stesso punto lavoriamo una maglia bassa per poi lavorare una catenella. Andiamo avanti a mezza maglia alta lavorando 2, quindi questa maglia bassa più la catenella più la mezza maglia alta sono 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in modo che anche dall'altro lato siano rimaste 1, 2 e 3 maglie. Andiamo avanti con una catenella, giriamo il nostro lavoro e da qui lavoriamo una maglia bassa più una catenella e nelle prossime maglie
lavoriamo a mezza maglia alta. Contate sempre i punti perché comunque inizialmente lavoriamo a maglia bassa con la catenella, quindi 1 2 3 4 5 6 e l'ultimo nella catenella 7. Oddio, è venuto male, lo rifacciamo. Eccola qui, 7. Andiamo avanti in questo modo per 5 giri. Una volta che abbiamo fatto i 5 giri andiamo avanti con una catenella, giriamo il nostro lavoro e da qui lavoriamo una maglia bassa, nel prossimo punto lavoriamo una maglia bassa, nel prossimo facciamo una maglia bassa, poi un'altra maglia bassa e un'altra maglia bassa, e negli ultimi due punti lavoriamo a maglia bassa, quindi 1 e 2. Facciamo un altro giro in questo modo, quindi 2 maglie basse inizialmente, 3 mezze maglie alte più 2 maglie basse. Stacchiamo il filo a fine giro e poi andiamo avanti con il lavoro. Arrivati a questo punto del nostro lavoro, muniamoci di ago e di filo. In questo caso ho preferito il filo grigio, però voi potete tranquillamente usare il nero. Andiamo avanti per realizzare la ragnatela in questo punto. La cosa principale che dobbiamo fare è centrare il nostro progetto. Scegliendo il punto più centrato possibile, facciamo passare l'ago. Fatto questo, dobbiamo centrare questa zona qui, questa parte qui, per fare in modo di dividerla. Quindi diciamo che questo è il punto che divide questa zona, quindi vado a portare dietro il mio filo. Non tiriamo tantissimo, altrimenti si allarga il punto, quindi meglio non tirare tantissimo. Una volta fatto questo, dobbiamo andare a fare le altre linee, quindi faremo una linea che va da questa parte e una linea che va da quest'altra parte. Andiamo a posizionare l'ago in questo punto qui, vedete, questo è un giro, questo è il secondo giro. Io vado a posizionare l'ago qui e lo faccio passare. Da qui, prima che vado a inserire l'ago in questo punto, passo il filo nel filo precedente, passo nuovamente il filo e tiro giusto un po', non tiro tantissimo. A questo punto vado ad inserire l'ago nel punto, tiro un po' in modo tale che il nodino che ho creato possa andare nell'interno. Fatto questo, faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi vado a posizionare l'ago in questo punto. Io non ho staccato il filo lì, quindi mi tira, eccolo qui, e tiro. Nuovamente passo l'ago, passo nuovamente l'ago e poi vado nel centro, inserisco l'ago dentro al punto, tiro leggermente e faccio andare anche questo nodino nell'interno. Fatto questo, vado a creare le altre due linee, quindi una che va da una parte e l'altra che va dall'altra. Se noterete, qui si vede tranquillamente il giro che abbiamo fatto inizialmente prendendo una sola costina, quindi questo ci aiuterà in questo momento a fare questo lavoro. Scegliamo il punto, quindi andiamo da questo lato, sì, essendo che sono nell'interno, passo l'ago dall'interno e porto qui. Faccio la stessa cosa nel centro, con l'unica differenza che invece di fare due giri ne faccio soltanto uno e vado sempre a inserire l'ago
nel centro. Vado avanti, mi posiziono anche dall'altra parte, quindi in questo punto, ecco qui, porto su un solo giro, porto nell'interno e abbiamo creato il primo giro della nostra ragnatela. Ora andiamo nel secondo giro. In questo giro creeremo la ragnatela, quindi andremo a creare delle linee che vanno posizionate in questo modo. Allora, siamo nel centro, la prima cosa da fare è andare a posizionare l'ago nella parte di sopra. Da qui scegliamo il punto che ci piace di più, non andate troppo sopra perché poi dobbiamo andare a fare il terzo giro, quindi io scelgo questo punto, vado, faccio passare e ho creato la prima linea del mio secondo giro. Ora vado giù, faccio passare, da qui mi segno questa parte, continuo il mio lavoro in questo modo per poi arrivare nuovamente sopra. Per completare il giro dobbiamo tornare indietro ora, quindi andremo nuovamente in questo punto, passiamo il filo, entriamo da questa parte, passiamo, entriamo questa parte, facciamo passare e qui completiamo il secondo giro. Aggiustiamo per benino la nostra ragnatela, poi alla fine la aggiustiamo ancora di più. Una volta che abbiamo fatto questo andremo a fare il terzo giro. Il terzo giro è come il secondo, dobbiamo andare a fare le linee con l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è che non dobbiamo andare proprio alla fine della ragnatela, noi dobbiamo lasciare un pochettino di spazio, giusto un po'. Quindi adesso siamo nel centro, io posiziono il mio filo qui, scelgo questo punto, passo sempre, faccio passare scusatemi, faccio passare sempre questo filo sopra, mi scelgo il prossimo punto, quindi non vado troppo giù ma preferisco restare qui, da qui passo e vado dall'altra parte. Qui diciamo che ci sono le maglie un po' aperte, quindi dobbiamo cercare di entrare proprio dentro la maglia e non nello spazio. Andiamo in questo punto qui, cerchiamo di centrare bene o male approssimativamente, mettiamo l'ago nello stesso punto dove abbiamo messo dall'altra parte, tiriamo e qui passiamo nel centro per poter completare il giro. Ora non dobbiamo fare altro che tornare indietro, passare l'ago, tornare indietro, in modo che così si formi il terzo giro della ragnatela. Ecco qui. Aggiustiamo un pochettino, non tiriamo tantissimo e anche la nostra
ragnatela, il nostro progetto è completato. Andiamo avanti per quanto riguarda questa zona qui.